Ciao ragazzi, in questo video voglio spiegarvi le differenze che ci sono tra i vari modelli di fondine disponibili per rispondere alla domanda: qual è la fondina più corretta per quello che devo fare io? Cominciamo! Fondina 1, fondina 2, fondina 3, maglia, maglia, fondina 4, fondina 5, 6, 7, 8. Mi sono reso conto che in rete non si trova niente di questi argomenti qua. O meglio, ci saremmo passati tutti. Per chi inizia, ci si trova a fare delle valutazioni un po' sommarie, si compra la prima fondina credendo che vada bene e poco dopo ci si rende conto che abbiamo buttato via dei soldi e siamo costretti a cambiarla. O peggio ancora, ci sono quelli che invece dicono: compro la più bella che c'è, il modello più bello, sono sicuro che il top andrà bene. E magari 10 anni dopo si rende conto che anche in quell'occasione ha buttato soldi perché si ritrova a sparare da 10 anni con una fondina che a lui non serviva niente. Ecco che allora abbiamo pensato, assieme a Ghost International che sponsorizza questo video e che ha reso possibile la creazione di questo video, abbiamo pensato di fare una panoramica per presentare tutti i modelli di fondina spiegandone qual è la differenza tra l'uno e l'altro, così da eliminare tutti i dubbi. Colgo l'occasione per dirvi che tutte le fondine che vedrete in questo video saranno poi disponibili per chi le vorrà. Qui sotto in descrizione trovate tutte le informazioni. Partiamo col fare una piccola presentazione dell'azienda. Ghost International è una realtà italiana, di Brescia precisamente, ed è una delle aziende leader nel settore da più di 10 anni. Si occupa di produrre tutto quello che è la buffetteria, sia per un contesto sportivo che per un contesto militare o civile. Affianca a questa produzione anche la creazione di maglie, cuffie, insomma altri accessori che poi troverete nel loro sito, che vi invito ad andare a vedere. Trovate qui sotto in descrizione il link. Partiamo dalla prima delle fondine, diciamo un po' il modello entry level. Parliamo della Civilian. La Civilian è una fondina chiaramente chiusa in ABS. Questa nello specifico è per APX, ma esiste per tutte le pistole. Chiaramente andrà a cambiare il guscio esterno. Il guscio esterno, abbiamo appena detto, è fatto in ABS. L'ABS ha soppiantato un po' il vecchio Kydex, per capirci, per una serie di motivi, tra cui il fatto che A è completamente riciclabile, B resiste agli urti in maniera migliore e C il fatto che la resistenza anche alle temperature è superiore, si passa dai 60 gradi ai 100 gradi circa. La Civilian è una fondina molto adatta sia per le discipline da difesa, tipo l'IDPA, sia per il porto civile. Perché? Perché viene fornita con questo aggancio che risulterà essere molto adeso a quello che è il corpo del tiratore. Vedete che l'unica regolazione che è possibile fare con questi supportini, con questi spessori di plastica, vediamo se riesco, eccoli qua, servono per andare a regolare appunto la dimensione della cintura, cioè più sarà larga la cintura, più supporti, più spessore andrò a togliere. Questo ci permetterà di tenere la fondina abbastanza, cioè quanto più ferma possibile. In alternativa a questo supporto viene fornito anche questo pad, chiaramente andrà tolto, rimosso tramite le 3 viti che ci sono a tenere questo attacco, verranno rimosse e verrà sostituito con questo pad. La funzione di questo pad è quella di avere una fondina che sarà assolutamente rapida nel inserimento e disinserimento, andrà inserita a cavallo del pantalone e della cintura, per capirci. Quindi è una fondina molto adatta anche al porto o comunque in quelle discipline di tiro dove è necessario avere la pistola molto adesa per questioni di regolamento e magari ci sono delle condizioni in cui la fondina va tolta, eccetera, quindi senza dover tutte le volte togliere il cinturone, sfilare la pistola, eccetera. Questa potrebbe essere una buona soluzione, che chiaramente però sarà meno stabile rispetto all'avere la cintura passante all'interno della staffa, chiamiamola così. Un'ultima cosa che vi mostrerò su questa fondina, ma poi ritroveremo essere comune a tutte le fondine che vedremo da qui in avanti, sono queste 2 viti qua. Queste viti qua vanno a regolare, servono per regolare la ritenzione dell'arma, cioè nel momento in cui andremo ad inserire l'arma,
Andando a tirare o ad allentare queste viti andremo a aumentare la resistenza che si trova nel momento in cui andiamo ad estrarre l'arma. Cosa importante perché anche quando il cinturone o noi comunque siamo capovolti, sdraiati o seduti in particolari maniere, la pistola non uscirà. Il prezzo al pubblico di questa fondina è di circa 45 euro. Per chi volesse invece, per chi fosse interessato invece a questo specifico esemplare che abbiamo appena mostrato, qui sotto in descrizione troverete tutte le informazioni del caso. Passiamo quindi alla Civilian 3G. La Civilian 3G non è altro che la stessa identica fondina, quindi la custodia è la stessa. In questo caso parliamo di una custodia per Glock 17, ma rimarranno invariate tutte le regolazioni e diciamo la forma principale. A variare sarà l'attacco, quindi nella confezione non saranno più previsti i due attacchi che abbiamo visto prima, ma ci sarà solamente questo attacco. Questo appunto è l'attacco 3G. Qual è la differenza? La differenza dell'attacco 3G è che innanzitutto è un attacco assolutamente stabile perché si potrà e si dovrà regolare in base alla cintura che si va ad utilizzare. Mollando questa vite sarà possibile spostare questo supporto in su o in giù per andare a creare il bloccaggio perfetto rispetto alla cintura che stiamo utilizzando. Il vantaggio qual è? Che l'attacco 3G ci dà la possibilità di poter, alzando queste due levette laterali, andare ad aprire il supporto. Questo permetterà di avere ve lo faccio vedere su un cinturone, ci permetterà di avere una ritenzione molto stabile della fondina che risulta bloccata, nonostante adesso non sia regolato perfettamente, la ritenzione è veramente salda, ma nel caso in cui noi fossimo tiratori di trigun, nasce per quello, ecco il motivo del 3G, oppure comunque tiratori a cui interessa continuare a provare armi diverse, quindi laddove c'è la necessità di continuare a cambiare tipo di fondina, senza dover tutte le volte smontare gli attacchi o sfilare cinturoni, portacaricatori, eccetera, qui abbiamo la possibilità, come abbiamo visto, arretrando le due alette laterali, di sganciare il supporto, sfilare la cintura e cambiare fondina. Questo è il massimo della modularità, è un progetto nuovo studiato appunto da Ghost International e questa qui appunto abbiamo detto essere la Civilian 3G. Anche in questo caso il prezzo di questa fondina risulta essere di 45 euro. In questo caso questo esemplare specifico è per Glock. Parliamo ora della Hybrid. La Hybrid è la prima fondina, diciamo, legata ad un contesto prettamente sportivo. La differenza chiaramente sta nel supporto. E perché questa è legata a un concetto prettamente sportivo? Per il semplice motivo, per esempio, che non è facilmente occultabile o comunque le discipline di tiro legate al contesto difensivo prevedono che ci sia un porto occulto piuttosto che la pistola molto adesa a quella che è la cintura. Ecco, con questo tipo di attacco questa cosa non è possibile, ma per chi gareggia in ambito sportivo questo tipo di attacco offre un gran vantaggio, ovvero il supporto andrà a ribassare la fondina rispetto al cinturone. Prima eravamo con gli altri attacchi a questa altezza, per capirci, adesso invece andiamo a ribassare di circa 5-6 cm la pistola. Questo offrirà molto più comfort nella fase in cui dovremo andare a prendere la pistola ed estrarla, perché comunque avremo la fondina più spostata rispetto al cinturone grazie a questo scanso, grazie alla forma di questa staffa, e ce l'avremo più bassa, quindi non dovremo andare molto alti con la presa, ma ce l'avremo più comoda, più bassa, quindi il movimento sarà più lineare. Tipo cowboy. Cioè tipo cowboy, esatto, esattamente. L'attacco tra la fondina e il cinturone in questo caso avviene svitando queste quattro vitine, andranno liberate insomma queste due staffe attraverso le quali dovrà passare il cinturone, quindi il cinturone sarà bloccato meccanicamente in maniera molto salda, ma questo non offre tutta la modularità che abbiamo visto prima. Purtroppo nel momento in cui dovremo andare a cambiare questo tipo di fondina saremo costretti a togliere il cinturone e smontare la fondina, quindi è una soluzione adatta a chi utilizza un tipo di arma, a parer mio.
Anche in questo caso il costo è di 45 euro e se avete notato Civilian, Civilian 3G e Hybrid hanno lo stesso prezzo, quindi nel momento in cui un tiratore dovesse decidere di prendere questa piuttosto che una delle altre due, avrà la possibilità, comprando solamente un attacco diverso, di, chiaramente svitando queste tre viti, di intercambiare i vari attacchi e quindi fare diventare una hybrid una Civilian 3G o viceversa, piuttosto che una Civilian standard, quindi anche in questo caso c'è molta modularità. Poca spesa, tanta resa. Non mi ricordo se ho detto per che pistole era questa qui è per CZSP01, CZ Shadow 2 o Tanfoglio Stock 3. In descrizione trovate tutte le info. Passiamo quindi alla linea più sportiva delle fondine a guscio, delle fondine chiuse. Partiamo con la Thunder. Questo secondo me è il miglior rapporto in termini di qualità-prezzo, anche per chi pratica da tanti anni. Vi spiego il perché. Abbiamo la struttura a guscio che abbiamo visto finora, ma la differenza sta nella parte posteriore. Qui dietro abbiamo una staffa completamente in alluminio, regolabile anche volendo un po' in altezza, sarà possibile andando ad allentare queste due viti portandole ai fori che abbiamo più sopra. Abbiamo una variazione di 2 cm, un'escursione di 2 cm, ma al di là di quello, le caratteristiche più importanti sono che la staffa in alluminio, completamente in alluminio, quindi molto leggera ma molto stabile, garantisce appunto stabilità, e il pad che troviamo qui, che sarà poi regolabile per andare a fornire il miglior appoggio sulla gamba, andrà ad evitare nel momento in cui andiamo a infoderare o peggio ancora ad estrarre, andrà ad evitare il movimento classico di inclinazione che andrà poi a rendere più impacciata l'estrazione. Questo pad appunto appoggiato alla gamba, scusate ma le riprese non sono facili da fare, nel momento in cui sarà appoggiato alla gamba, estraendo o rinfoderando, andrà a fornire l'appoggio necessario a mantenere stabile e dritta la fondina. L'altra prerogativa molto importante è il fatto che la fondina può essere inclinata, quindi la grande novità rispetto alle versioni precedenti che abbiamo visto è proprio questa qua, la possibilità di andare a inclinare la fondina in maniera tale da poter presentare l'arma nella maniera più comoda possibile per noi. Anche qui abbiamo un punto più ribassato, la fondina avrà un punto sicuramente più ribassato rispetto al cinturone, e anche in questo caso abbiamo spostato la pistola dal cinturone, non siamo più adesi come le fondine di prima, ma abbiamo spostato in fuori di circa 2 cm e mezzo, 3 cm la pistola. Questo rende assolutamente più facile e comoda l'estrazione. Pistola più bassa e pistola più esterna. Io credo che questa sia il miglior rapporto qualità-prezzo, perché abbiamo detto manteniamo la sicurezza e il comfort di una fondina a guscio, di una fondina chiusa, con la possibilità, scusate, di andare a regolare la ritenzione che abbiamo visto prima, eccetera, abbinata a tutte quelle che sono le prerogative e le caratteristiche sportive. Chiaramente, come abbiamo detto prima, questo tipo di fondina non sarà adatta al contesto difensivo come quello dell'IDPA, per capirci, ma in un ambito sportivo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Abbiamo tutte le caratteristiche delle sportive per eccellenza, quindi abbiamo una fondina regolabile in inclinazione con il pad a supporto, staffa completamente in alluminio, il tutto a un prezzo di 75 euro. Questa nello specifico è per Tanfoglio Stock 2. Passiamo quindi alla successiva, la sorella di quella che abbiamo appena visto, ovvero la Thunder 3G. In questo caso abbiamo le stesse identiche caratteristiche, quindi stesso fusto, stessa piastra questa stessa piastra di fissaggio con la possibilità, come abbiamo visto prima, di andare a fissarci 2 cm sopra o 2 cm sotto. L'unica cosa che cambia in questo caso appunto è il sistema 3G, quindi il supporto, o meglio l'aggancio per la cintura. Rispetto alla Civilian che abbiamo visto all'inizio 3G, che era montato su una piastra in plastica senza pad, questa, avendo la possibilità di rimanere più staccata rispetto alla Civilian che era montata in questa maniera,
Questa, avendo la staffa che ci distanzia, ve la faccio vedere meglio, eccola qua, perfetto, avendo la staffa che ci distanzia da quello che è il cinturone, abbiamo la possibilità di andare a montare questo pad che andrà, come abbiamo spiegato prima, a fornire l'appoggio con la gamba per evitare torsioni di questo tipo in fase di estrazione. Detto questo, abbiamo già visto la comodità del sistema 3G, eccolo qua, quindi tirando queste due alette laterali abbiamo la possibilità di andare a sganciare la staffa, che sarà regolabile, precisamente allentando questa brugola, come abbiamo visto prima. Potremo andare ad alzare o abbassare questo supporto in maniera tale da avere esattamente l'altezza prevista dal nostro cinturone che andiamo ad utilizzare. La staffa in questo caso è in alluminio, dicevamo, e anche qui abbiamo la possibilità di andare ad inclinare, quindi a regolare l'inclinazione della fondina in avanti o indietro, anche qui per garantirci il massimo della versatilità, della comodità nel momento in cui andiamo a raccogliere l'arma. Questo tipo di fondina costa solamente 5 euro, scusate, questo tipo di attacco costa solamente 5 euro in più rispetto alla fondina di prima, quindi parliamo di 79,99 euro. Mi ero dimenticato, nello specifico questo esemplare è per il sistema 1911, quindi per tutta la piattaforma 1911. Ok, ora andiamo a vedere una novità trasversale a tutte le fondine che abbiamo visto, cioè compatibile con tutti i gusci di fondina che abbiamo visto finora. Non è disponibile per tutti i modelli, ma sicuramente per i più blasonati, più conosciuti è previsto. Lo vediamo su una Thunder 3G, ma ripeto, a prescindere dall'attacco, il sistema, cioè la novità che vi voglio fare vedere è appunto sul guscio. Parliamo della versione Elite. La versione Elite è una versione che prevede all'interno del guscio, vediamo se riesco a farvi vedere, prevede, vedete, un rivestimento interno che serve, resistente alle alte temperature chiaramente, che servirà per andare a preservare, a proteggere la pistola, quindi la pistola non andrà a contatto direttamente con l'ABS, ma sarà diciamo protetta da questo rivestimento. Nello specifico questa fondina è per tutta la serie 92 o 92X, per chi fosse interessato. Vi mostro, ecco qui, la sagommatura è precisa, perfetta, non c'è nessun, come possiamo dire, movimento, micromovimento, e sentite che calza perfettamente come fosse un guanto, no? Inoltre, come abbiamo detto, va a proteggere eventuali segni di usura che potrebbero andare a crearsi sul carrello nel momento in cui andiamo a inserire ed estrarre la pistola ripetutamente. Questo accorgimento, questo dettaglio è previsto appunto, come abbiamo detto, su tutte le fondine e dà una maggiorazione di prezzo di soli 10 euro. Bene, abbiamo quindi visto tutte quelle che sono le fondine che fanno parte della famiglia delle fondine chiuse. O a guscio, come si vuol dire, partendo da quella più civile, la civilian, per arrivare a quelle assolutamente prettamente sportive. Nel prossimo video andremo a vedere quali sono le caratteristiche vincenti di una fondina scheletrata, quindi una fondina aperta, e andremo a confrontare quelle caratteristiche con quelle di una fondina chiusa, perché non sempre ha senso ragionare su una fondina scheletrata. Vedremo il perché anche di questa cosa e ragioneremo insieme a livello tecnico e razionale. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, mettete un bel mi piace. Qui sotto in descrizione trovate, abbiamo detto, il link al sito di Ghost International e tutte le informazioni per chi fosse interessato ad acquistare una di queste fondine gentilmente offerte da Ghost ad un prezzo riservato, interessante. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!